Buonasera a tutti ragazzi e ragazze, hi boys and girl. Ecco, siamo qua alla terza puntata della scheda rifacimento col master nuovo, the new master, ok? Ecco, Sisti Clone, come vedete. Questo sono le informazioni, ecco, la firma. Ecco, come vedete ho già montato tutti gli zoccoli e gran parte degli integrati dalle scorse puntate. Mancherebbe questo integrato che devo dissaldare ancora e tutti i chip di memoria, gli 8 chip di memoria che sono le 6164 o 4164 a seconda della marca, che praticamente sono un K per un bit, quindi 8 bit, 8 chip. Ovviamente io ho cominciato già a risaldarne qualcuno, come vedete qua. Questi no, questi sono dell'Amiga 500. Questi 5, poi ne ho risaldato uno che devo ancora pulire i piedini e ne mancherebbero ancora due. Questi due qua, che dopo vi faccio vedere come risaldarli. Però mi è venuto in mente un grosso problema riguardo ai condensatori. Ok, questo è l'altro integrato che devo ancora risaldare. I condensatori, ovviamente quelli elettrolitici li sostituirò, nuovi. I condensatori a disco volevo recuperarli e utilizzarli, però mi sono accorto di un piccolo problema. Questi condensatori purtroppo hanno una grossa deriva termica, thermal derivation, ok? Se andiamo a misurare la capacità, io gli ho allungato un po' le gambette, come vedete siamo intorno ai 100 nano, ma se io tocco già solo col calore del corpo, vedete come scende la capacità? Quindi vuol dire che quando si scaldano i componenti è facile che si dimezza anche e diventa magari 50 nano. Già solo col calore del corpo siamo scesi già a 94 quasi. Allora ho deciso di sostituirli con dei condensatori più moderni in Mylar, cioè montare questi, sono un po' più grossi, a parte che hanno la tensione alta. Con questa confezione 2 euro, l'avevo presa in fiera dell'elettronica, sempre da 100 nano, però come vedrete, scusate, ma ok, sono molto più stabili, ecco. Se io tengo sulle dita, come vedete, siamo sempre sui 99, 98, non scende per niente, quindi salvo di scaldarlo esageratamente, ecco. Per cui monterò questi condensatori, vi consiglio di montare dei condensatori più moderni in Mylar o al limite multistrato, che sono comunque sempre meglio di quelli a disco. Ok, a parte questo, volevo farvi vedere, come dicevo prima, come dissaldare gli integrati di memoria. Ecco, io, io procedo di solito in questo modo. Iniziamo da questo, me ne mancano solo due tanto. Innanzitutto individuate bene dov'è il componente e eventualmente potete aiutarvi anche con, soprattutto per saldature vecchie, diciamo con un po' di pasta salda per diffondere meglio il calore e non far ossidare lo stagno. Oltretutto aiuta anche a non rovinare le punte del saldatore con lo stagno vecchio. E procedo con un semplice aspiratore manuale, che io preferisco di quelli elettrici, innanzitutto perché costa meno, sono abbordabili alla portata di tutti, li ho visti.
E poi ho meglio sinceramente il controllo della risaldatura, tanto per questi componenti tradizionali va più che bene. Ok, ecco, dovete insistere un attimino in più sulle alimentazioni. Scusate, ma io sono molto concentrato nella disaldatura per evitare di far guai. Ecco, come vedete, al limite aggiungete un pochino di stagno, soprattutto dove ci sono le piste di massa e alimentazione un po' più grosse. Ok, perfetto. Ok, mi sembra di averli passati tutti. Poi muovete un po' i pin per staccarli dalle piazzole, al limite anche con un cacciavitino. Dopodiché inserite il cacciavite lato senza forzare e eventualmente con la treccina per dissaldare passate un po' i pin dal lato componenti per togliere un po' di stagno in eccedenza. Magari basta poco, ecco. Vediamo se è stato sufficiente. Sì, sembra. Oh, perfetto. Come vedete, facendo così non ha forzato per niente, il componente è venuto via tranquillamente. Ecco, adesso un'altra operazione da fare, devo farlo anche su questo come vi dicevo prima. Allora, innanzitutto tagliamo via pezzo di treccia che secondo me è un po' intasato di stagno, e dopodiché sempre con la treccina passate, visto che poi vanno inseriti sugli zoccoli uno a uno, ecco, a pulire i pin dall'eccedenza di stagno. Ok, anche l'altro lato. Oltretutto, facendo così si garantisce anche la pulizia del pin, se magari risulta un po' ossidato. Ok, perfetto. Come vedete il nostro chip di memoria si è pulito molto bene. Ok, e vediamo un po', possiamo tranquillamente inserirlo. Ecco, aspettate, eventualmente raddrizzate un po' i pin con la pinzetta, ecco, perché magari nell'operazione si sono un po' piegati non uniformemente. Al limite fate così. Adesso era un po' scomodo.
No, bisogna pulirlo meglio. Vediamo uno che avevo già pulito e piegato. Perfetto, questo entra bene, come vedete. Bisogna un attimino sistemare i pin di questo, magari aiutandosi con una lente. Ok, questo è un po' solo un po' i miei consigli, il lavoro che ci sarà da fare, ecco come vedete quello che vi dicevo dei condensatori precedentemente. A questo punto sarà possibile tranquillamente, il passo è giusto, montare questi condensatori al posto dei vecchi dei vecchi ceramici a disco. Questi sono molto meglio. Ok, buona serata a tutti.